Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 2. Connessione tibetana. Mi ero alzato dalla poltrona e aspettavo con inquieta eccitazione di incontrare questo misterioso personaggio. Sentii frammenti di conversazione in inglese e poi i passi dei due che si avvicinavano al salotto. Il primo a entrare nella stanza fu il tibetano. Era una persona relativamente bassa, sulla cinquantina. Indossava un abito blu scuro di un materiale naturale, probabilmente cotone. Il suo abito ricordava molto da vicino le uniformi cinesi, ma era molto più curato e aveva una linea moderna. Mi stupì il fatto che, nonostante fuori facesse piuttosto freddo, soprattutto di notte, il lama non indossasse nulla sopra quell'abito. I suoi occhi erano molto vivaci e il suo sguardo particolarmente acuto. A causa dell'insolita forza che il tibetano irradiava attraverso i suoi occhi, senza tuttavia dare l'impressione di durezza o severità, mi sentii un po' imbarazzato e persino inibito. Tuttavia ciò si rivelò insignificante rispetto a ciò che seguì. Il segreto di uno Yidam. Dopo che il lama ebbe fatto qualche passo nella stanza, dietro di essa non arrivò Elinor, come mi aspettavo, ma un essere la cui presenza mi fece emettere un grido involontario di immensa sorpresa. Rimasi in piedi, incapace di muovermi, con gli occhi fissi su di lei. Alle spalle del tibetano c'era un uomo gigantesco, la cui testa raggiungeva quasi il soffitto. Doveva essere alto più di 2,5 metri. Mi sento in dovere di fare alcune precisazioni sullo status umano di questo essere. Il suo assetto somatico sembrava quello di un uomo adulto, conservando, ovviamente, le proporzioni che ho menzionato. Tuttavia, l'aspetto del personaggio era veramente esplosivo. Quando mi riferisco a questo, ho in mente un'espressione molto reale del termine, presa ovviamente nel suo senso figurato. La sola presenza di quell'enorme essere nella stanza tendeva a schiacciarmi, o almeno a indurre in me un acuto senso di paura interiore. Cercai di controllare le mie emozioni e le mie reazioni, ma non feci alcuna domanda. Guardavo con attenzione il volto del gigante. I suoi capelli erano neri e lunghi, oltre le spalle, ma stavano scompigliati, dando l'impressione di una terribile criniera intorno alla testa. Il suo volto era ornato da enormi baffi neri, molto folti, che sottolineavano il suo terribile splendore. Gli occhi neri sembravano ardenti e le sopracciglia aggrottate non lasciavano presagire nulla di buono a prima vista. Eppure, come mi resi presto conto, l'aspetto esteriore di questo essere era la sua dotazione naturale, la sua condizione naturale di esistenza, che però era in flagrante contraddizione con il modo ordinario in cui le altre persone percepiscono e comprendono la presenza di chi le circonda. La persona era evidentemente di origine asiatica, carnagione asciutta, viso abbronzato, nonché come bruciata dal sole e dal vento, gli occhi obliqui, il naso leggermente schiacciato, indicavano addirittura una possibile origine tibetana. L'abbigliamento che indossava era un altro punto di riferimento, in quanto del tutto insolito. Pantaloni molto larghi di spessa stoffa nera, una camicetta rossa con ampie maniche, chiusa da una larga cintura di sciarpe multicolori, e un mantello giallo, lungo fino ai talloni, con le punte di giganteschi zoccoli di legno che sporgevano dalle pieghe. Questa creatura poteva benissimo servire come faro di segnalazione per chi era lontano. Poi mi sono accorto di due cose che mi hanno lasciato ancora più perplesso. Più guardavo quel corpo da vicino, più l'aria intorno cominciava a giocare, proprio come gioca sulla superficie della sabbia del deserto, quando il calore è molto elevato. Cercavo di ancorare il mio sguardo più saldamente ai suoi contorni esterni.
ma continuavo ad avere la strana sensazione che si stesse dissipando nella zona vibrante dell'aria. Ma se guardavo la zona di turbolenza, cessava il suo effetto di disturbo e la sagoma del corpo dell'uomo diventava molto chiara. Questa illusione di percezione creò uno stato di confusione, poiché non riuscivo a capire se stavo guardando un essere reale o un'apparizione fugace. Sebbene non avessi pronunciato alcuna parola prima di allora e non avessi chiesto alcuna spiegazione, il lama tibetano rispose in perfetto inglese esattamente a questa perplessità. Dipende da quale prospettiva si vuole guardare questo corpo. Se lo si considera come il corpo di un comune essere umano, allora è quanto di più reale possa esistere. Ha una consistenza fisica, movimenti e gesti comuni a qualsiasi altro essere umano. Ma se cercate di cogliere gli aspetti più sottili della sua esistenza, allora la vostra mente interagirà automaticamente con una realtà sottile più profonda che sottende l'esistenza della persona che avete di fronte. In questo caso, percepirete in qualche modo diluito la sua realtà fisica e il cervello non saprà come interpretare lo strano fenomeno dell'aria vibrante intorno al suo corpo. Ma chi o cosa è in fondo? Osai chiedere un po' timidamente. Il sacerdote tibetano si mise di fronte a me e strinse le mani all'altezza dell'avambraccio. Mi guardava come da lontano, ma la mia impressione era che stesse sondando le profondità del mio essere. Tuttavia, non provai alcuna riluttanza o imbarazzo, perché percepii la sua ampia, calma e rilassante influenza sottile, che mi avvolse in un abbraccio protettivo e comprensivo. È piuttosto difficile spiegare cosa sia, ma posso dirvi che in Tibet è conosciuto come Yidam. Per cominciare, lo si può considerare un compagno fidato di colui che lo evoca. Cosa intendi per compagno? Srenia, dissi infastidito. Un compagno molto prezioso, soprattutto nelle situazioni difficili della vita, aggiunse il lama. Ancora non capivo. C'erano troppe domande senza risposta che mi rimbombavano nella mente. Da dove veniva un simile compagno? Hanno tutti questo aspetto terribile. Cosa può fare uno Yidam? Si comporta come un normale essere umano. Qual è il suo scopo? Non sapevo quasi da quale di queste domande cominciare. Nel frattempo, Lama si era seduto nella poltrona dove era stata seduta Elinor, mentre lui si alzò sorridendo, appoggiandosi leggermente a uno dei pali del camino. In silenzio, lo Yidam arrivò subito dietro la poltrona dove era seduto il sacerdote tibetano, alla destra della sua spalla sinistra. Quando la sorpresa iniziale si attenuò e tornai quasi alla normalità, notai il secondo aspetto inquietante dell'apparizione dello Yidam. L'atmosfera nella stanza era pervasa da un odore caratteristico, che identificai come ambra, ma a volte percepivo lievi note di mirra, che davano un senso di sacralità allo spazio. All'inizio pensai che Elinor avesse acceso dei bastoncini aromatici, ma mi resi conto che la mia supposizione era infondata, poiché non c'era fumo nella stanza e l'odore era molto fine e puro. Quando lo Yidam si spostò silenziosamente dietro la poltrona dove era seduto il lama, capii che era lui la fonte del sublime odore che si era diffuso nella stanza. Lo Yidam mi passò molto vicino e sentii quell'odore irradiarsi da lui. Confesso che per una frazione di secondo mi chiesi se avesse usato qualche profumo di marca. Imbarazzato dall'ilarità di un'idea del genere, mi resi presto conto che, per quanto pregiati e preziosi possano essere i profumi commerciali, non potranno mai eguagliare gli effluvi odorosi di una presenza sacra, quale cominciavo a sospettare fosse lo Yidam. Per la concezione occidentale, la presenza di uno Yidam non solo è sconcertante, ma anche priva di significato, disse il lama. Ma vi darò alcune spiegazioni in questo senso, perché mi è sembrato naturale farlo dal momento che ho deciso che dovreste avere la capacità di osservare uno Yidam. Mi ero appena seduto in poltrona quando, sentendo le ultime parole, mi bloccai. Temo di non capire. Anzi, non capisco più nulla. Da quello che ha detto posso concludere che vedere uno Yidam è un privilegio, o piuttosto un dono, un atto di grazia. Sinceramente ero stupito e un po' diffidente,
È piuttosto una nostra scelta che dipende da chi incontriamo e da ciò che vogliamo ottenere. Ora vi sto parlando di cose che non sono neanche lontanamente concepibili da una persona comune. Ecco perché la gente comune non può vedere uno Yidam, aggiunse il lama, indicando l'enorme essere alle sue spalle. Ma questo non è dovuto alla loro incapacità, bensì alla volontà dello Yidam, che può rimanere completamente invisibile alla percezione visiva delle altre persone. Ma sarò ancora in grado di vederlo? Chiesi stupito. Sì, potrete vederlo come lo vedete ora, ma gli altri non noteranno la sua presenza. Per loro praticamente non esiste. Vi ripeto che questo è il risultato diretto della volontà dello Yidam. In alcuni casi, come questo, era necessario che il suo corpo fosse percepito da voi, perché Elinor è già una sua vecchia conoscenza, disse sorridendo. Poi mi resi conto che Elinor non aveva mostrato alcun atteggiamento di sorpresa quando il gigante era entrato in casa sua. Ok, ma perché tutto questo? Volevo saperlo. Lama inclinò leggermente la testa in avanti. Non è questo lo scopo dell'incontro che ho richiesto, e non voglio deviare troppo la discussione in altre direzioni. Tuttavia, vi fornirò alcuni dettagli sui misteri di uno Yidam, in quanto è necessario che la vostra comprensione di questi aspetti sia il più precisa possibile. Questo ci aiuterà in seguito in ciò che dobbiamo fare. Il lama si fermò per un attimo con gli occhi chiusi, ma subito li aprì e, sostenendo il mio sguardo, iniziò a parlare. In Tibet esiste una fase specifica della pratica spirituale in cui il discepolo, sotto la stretta sorveglianza del suo maestro, inizia la tecnica per creare uno yidam. Non battei ciglio. Hai detto creare uno yidam. La procedura è molto complicata e difficile da eseguire. Continuava a parlare il lama incurante delle mie perplessità. Richiede una grande precisione nella costruzione di un mandala di sabbia colorata e poi il discepolo deve lavorare duramente per raggiungere il successo in alcune tecniche di concentrazione e di visualizzazione mentale. Tutto questo deve essere fatto in completa solitudine e con una dieta molto severa. Se a ciò si aggiunge la bassa temperatura in montagna, spesso inferiore allo zero, si capisce perché questa fase spirituale nella vita dell'aspirante può richiedere a volte 2 anni o più. In effetti, sono relativamente poche le persone che ottengono il merito di ricevere questa iniziazione dal proprio maestro e che, inoltre, riescono a portare a termine una tale pratica spirituale. La maggior parte si arrende lungo il cammino o semplicemente non è in grado di cogliere alcuni degli aspetti sottili fondamentali che garantirebbero il pieno successo. Anche dopo la creazione di uno Yidam, che poi diventa un'entità fisica e ponderale come voi o me, il problema rimane in qualche modo in sospeso e il discepolo deve risolverlo. Deve capire qual è la vera natura dello Yidam e quali sono le sue caratteristiche. Tra coloro che sono riusciti a creare uno Yidam, alcuni decidono che esso li accompagni per tutta la vita, guidandoli sempre attraverso congiunture difficili e indirizzandoli verso gradini sempre più alti del progresso spirituale. Altri, pochi, intuiscono la natura dello Yidam fin dall'inizio, ma è illusoria, e quindi rimangono concentrati a un livello di meditazione molto profondo, che trascende anche questa sofisticata illusione. E qual è la natura di uno Yidam? Chiesi con impazienza. Guardai quell'enorme essere dietro il sacerdote tibetano con fascino, con rispetto, ma anche con un po' di timore, perché anche se mi ero abituato alla sua presenza, lo sguardo spaventoso riusciva ancora a farmi venire i brividi. In sostanza, la natura di uno Yidam è puramente mentale. A prescindere dalle complicate fasi del processo di creazione dello Yidam, la sua essenza è mentale. Il discepolo dimostra quindi la sua capacità di concentrazione mentale e la più efficace padronanza della mente. Penso che per voi non sia più un mistero che sia in realtà la mente a creare l'intero mondo fenomenico che l'uomo percepisce momento per momento e nel quale svolge la sua attività quotidiana. Dipende, tuttavia, solo dal discepolo se alla fine si renderà conto della natura illusoria, anche della formidabile forza mentale che viene a possedere, oppure se vi si aggrapperà e rimarrà legato ancora all'illusione che lo circonda.
In poche parole, uno Yidam è la quintessenza dell'energia mentale di colui che lo evoca e crea, delle profonde peculiarità della sua personalità e del suo subconscio. Pertanto, gli Yidam non sono identici, ma esprimono diversi atteggiamenti comportamentali. Alcuni Yidam appartengono alla categoria delle entità terribili, altri a quella delle entità gentili, altri ancora alla categoria dei maestri spirituali, e ci sono altre categorie. Quello che si trova in questa stanza è uno Yidam terribile, ma questa caratteristica non deve indurvi a pensare che sia associato a un atteggiamento di violenza o distruzione. Il suo aspetto esteriore contribuisce molto a questa impressione, mi sono detto, molto convinto. È vero, sorrise il lama, ma pensate che ogni Yidam, a seconda della categoria a cui appartiene, ha un certo compito preciso da svolgere accanto a colui che lo ha creato. Sono intervenuto per dare voce a un pensiero che mi era venuto spontaneo. L'idea che ho su di lui è quella di identificarlo più con uno dei djinn o spiriti delle storie arabe, che dopo essere stati liberati da una bottiglia o da un'anfora, esaudiscono i desideri del liberatore. Ho detto un po' divertito. Non avete capito il substrato che sta alla base dell'esistenza di uno Yidam, riprese il lama. Nella magia e nell'occultismo arabo e occidentale esistono effettivamente questi djinn, ma sono in realtà entità astrali non molto elevate, o nel linguaggio popolare sono spiriti che possiedono determinati poteri che permettono loro di soddisfare alcuni desideri dell'essere umano che li invoca. Ma ricordate che questi atti si basano sempre su una sorta di patto o comprensione reciproca, uno scambio proporzionato, tacitamente realizzato da entrambe le parti. Nel caso di uno Yidam si tratta di una creazione fisica, tangibile, e la sua relazione con chi accompagna è di natura molto diversa da quella delle alleanze magiche. È vero che, prima che uno Yidam si materializzi fisicamente e possa anche parlare, passa attraverso fasi intermedie, da apparizioni sporadiche, appena leggibili e immateriali, all'assunzione definitiva della sua forma e consistenza fisica. Poi diventa apparentemente una persona come le altre, ma ricordiamo che uno Yidam porta sempre con sé qualcosa delle caratteristiche di colui che lo ha creato. Ho detto che, a quanto ho capito, si tratta di una creazione puramente mentale. La mente occidentale fa fatica ad abituarsi all'idea che una cosa relativamente astratta, sottile e intangibile come la mente possa dare origine a una forma fisica. Se non fossi qui e non vedessi ciò che vedo, probabilmente non sarei d'accordo con questa idea. È una limitazione senza senso che è stata imposta solo dall'abitudine di credere a ciò che ci viene detto. In realtà le cose sono più sfumate. Uno Yidam si condensa dalla materia molto sottile dei livelli mentali superiori del praticante di questo complicato processo. Pertanto, anche se alla fine ha un corpo fisico, la materia di cui è composto ha comunque caratteristiche diverse dalla materia fisica e non è così rigida. Per questo, a seconda delle necessità, uno Yidam può rimanere invisibile alla vista di chi non vuole essere visto, ma allo stesso tempo rendersi percepibile agli altri. D'altronde, credo che lei stesso si renda conto di cosa significherebbe se, camminando per la città, si lasciasse vedere da tutte le persone, disse il lama, sorridendo sottovoce. A questo punto intervenne Elinor, che fino a quel momento era rimasta in silenzio in un lato della stanza. Grazie alla sua particolare struttura, può diventare invisibile alla vista degli altri e anche penetrabile al tatto, proprio come un ologramma vivente. Si tratta di una regolazione consapevole della vibrazione della materia che costituisce il suo essere. Poiché questa capacità è esclusivamente l'esercizio di un controllo mentale e poiché lo Yidam è, di fatto, un'emanazione mentale di colui che lo ha creato, questa regolazione della frequenza vibratoria della materia è evidente. Pur comprendendo questi aspetti, ero comunque sconvolto dallo stato delle cose, che mi sembrava innaturale. Siamo qui e stiamo parlando di lui, dissi indicando lo Yidam, come un reperto analizzato al microscopio. Questo essere non ha detto una parola finora, non ha dato affatto la sua opinione. Ho quasi l'impressione che sia un complice. È un'impressione profondamente sbagliata. Dal momento in cui vi ho detto che la sua natura è mentale ma molto elevata, avreste dovuto capire che il suo scopo è molto più sottile di quello che immaginate.
spiegò pazientemente il lama tibetano. All'inizio vi ho detto che era un compagno o una compagna con l'idea di avere un punto di partenza per non sconvolgere troppo la vostra comprensione. Ma poi ho fatto alcune precisazioni importanti, tra cui che uno Yidam guida il creatore verso le fasi più alte della sua pratica spirituale. Non solo non è una presenza decorativa, ma diventa addirittura una sorta di maestro spirituale per il discepolo, che prende in custodia per il resto della sua vita. Sorge il seguente dilemma. Se lo Yidam è stato creato da un essere umano, come è possibile che in seguito egli ne diventi il maestro spirituale? Questo apparente problema può essere risolto rendendosi conto che lo Yidam è una sorta di interfaccia tra le strutture superiori della mente, a cui il discepolo non ha ancora accesso consapevole, e il piano fisico in cui esiste il creatore. L'aspetto sottile di questa relazione, in qualche modo simbiotica, sta nell'attaccamento che il discepolo può avere e sviluppare per il suo Yidam. Essendo una creazione mentale, anche se appartiene a un mondo superiore a quello fisico, è comunque effimera e può condurre il discepolo solo a un certo punto del suo progresso spirituale. Seguì una breve pausa, causata dal fatto che l'atmosfera nella stanza era cambiata quasi bruscamente, diventando fortemente ionizzata e odorosa di vegetazione forestale prima di una tempesta. L'atteggiamento dello Yidam era diventato ancora più spavaldo e i suoi occhi sembravano lampeggiare. Dopo una breve pausa, senza fare alcun gesto, il lama continuò a spiegare. Mi ha appena detto che a qualche livello della vostra mente ci sono ora delle tensioni di cui non siete consapevoli, ma che presto scompariranno. Sono solo il risultato del vostro sforzo di comprendere e assimilare più rapidamente una quantità di informazioni insolite. Purtroppo, il tempo non ci permette affatto di rimandare lo scopo per cui siamo venuti qui, ma non voglio nemmeno che vi rimangano oscure alcune cose, che in seguito potrebbero creare problemi ancora più grandi. Mi sembrava di essere bombardato da ogni parte da fenomeni inspiegabili. Non ho sentito una parola da lui, dissi leggermente irritato. Non si può. Uno Yidam può rivolgersi nella lingua vivente solo a colui che lo ha creato e solo in sua presenza. Ma non è affatto obbligatorio comunicare attraverso il mezzo della parola vivente. Spesso lo si fa telepaticamente. Molti discepoli scartano l'ultima fase della pratica, in cui lo Yidam acquisisce una voce, perché richiede uno sforzo supplementare e non è necessariamente una fase essenziale. Tuttavia, è giusto e sicuro che lo Yidam possa rivolgersi al discepolo attraverso la voce vivente, perché a volte il discepolo non può essere certo della comunicazione telepatica tra sé e lo Yidam, confondendo le proprie idee con quelle dello Yidam. Sappiate però che lo Yidam che vedete qui ha la capacità di parlare, ma senza dubbio, se lo sentiste, subireste un nuovo shock. La voce di uno Yidam, soprattutto se appartiene alla categoria delle entità terribili, è quasi paralizzante. Non necessariamente per il volume con cui viene emessa, ma soprattutto per il suo specifico spettro di frequenze, molto estraneo all'orecchio umano. Inoltre, come vi ho detto, si rivolge in discorso solo a colui che l'ha creato. Ma, se lo desiderate, posso chiedergli di rivolgersi a voi telepaticamente, in modo che abbiate almeno un'idea approssimativa di come suona la sua voce nella realtà. Il lama aspettava il mio consenso, che diedi senza riserve. Ero eccitato al pensiero di questa esperienza totalmente nuova per me. Ebbi la sensazione confusa che il mondo fisico, che di solito tutti consideriamo stabile e sicuro, avesse allora perso molta della sua consistenza, anche se non saprei dire quale fosse la ragione di questo mio giudizio. Più tardi, ripensando a quei momenti così speciali, mi resi conto che nel salotto c'erano esseri e oggetti che, pur facendo parte di questo mondo, lo trascendevano. Elinor era praticamente immortale rispetto alla vita media di un uomo comune. L'oggetto che favoriva questa condizione straordinaria era composto da sostanze che non avevano riscontro in questo mondo. Il sacerdote tibetano era anch'esso un personaggio molto misterioso che l'intuizione mi diceva essere il possessore di segreti fulminanti. E lo Yidam era una presenza schiacciante che forse evocava al meglio la connessione ultraterrena. In queste circostanze dovetti adattarmi
usando tutti i miei poteri e le mie capacità di comprensione. Il problema principale era che a causa delle bizzarre informazioni che il mio cervello registrava dall'esterno e del fatto che non si sovrapponevano ai concetti ordinari della vita quotidiana, nella mia mente cominciarono a generarsi sia l'idea che lo stato onirico, in realtà, non era altro che la soluzione fuori dagli schemi del cervello, per superare l'impasse in cui si trovava in quel momento. Così potei spiegare molto facilmente perché lo Yidam aveva trasmesso telepaticamente al sacerdote tibetano che si era creata una certa tensione nella mia mente. All'inizio fui tentato di trattare l'osservazione con incredulità, ma poi mi convinsi che lo Yidam aveva assolutamente ragione e che il suo potere di penetrazione della mente era notevole. Dal punto di vista occulto, invece, le cose erano perfettamente spiegabili. È risaputo che le onde di forma di certi oggetti hanno un'influenza notevole nel creare un'atmosfera magica. Questo è anche il motivo per cui i rituali fanno uso di certi oggetti di scena, nonché di diagrammi e gesti speciali. Tutto ciò serve a facilitare la rottura della separazione tra i piani, che non è altro che un ponte tra di essi. L'energia dell'esecutore del processo magico e gli elementi di supporto che facilitano l'orientamento di questa energia nella direzione desiderata costituiscono la base di qualsiasi operazione occulta. Sia l'essere che gli oggetti utilizzati diventano quindi dei veri e propri relè per catturare e manifestare le energie provenienti dai piani sottili della creazione. Anche se in questo caso non si trattava affatto di un processo magico, il principio della trasmissione della forza e dell'energia tra i piani funzionava, se non altro, in virtù dell'elemento di presenza. Per esempio, il sottile campo energetico dello strano oggetto che prolunga la vita stava certamente contribuendo alla distorsione spazio-temporale nella stanza. Anche le aure degli altri tre esseri erano un importante fattore di influenza in questa direzione, cosicché la mia stessa aura veniva in qualche modo infusa con queste vibrazioni insolite che si riverberavano fortemente nella mia coscienza. Lo stato di fantasticheria in cui ero entrato fu improvvisamente invaso da una specie di voce che sembrava più un rombo di tuono. Anche se non capivo bene le parole, l'idea mi era chiara. Lo Yidam mi stava dicendo che, per aiutarmi a rilassare e distendere la mente, aveva alterato l'atmosfera della stanza, raffreddandola e dandole vitalità. La mia testa era scossa dal tuono delle sue parole, anche se non potevo dire che fossero esattamente come un temporale. Pensavo che fosse solo un'analogia, perché in realtà l'impressione era più complessa. Quasi stordito, riuscii comunque a ringraziare lo Yidam con il pensiero. All'improvviso, sia nella mia mente che nel soggiorno, si fece un silenzio opprimente. Nessun suono, nessun movimento, solo un silenzio di pietra. Fissavo strizzando gli occhi, ma l'ambiente sembrava in qualche modo irreale. Riuscivo a malapena a sentire i contorni del mio corpo, ma, contrariamente alle mie aspettative, il meraviglioso stato di rilassamento che si era impadronito di me non mi faceva sentire molle o assonnato. Al contrario, ogni momento che passava, mi sentivo sempre più lucido e in grado di capire cosa mi stava succedendo. In meno di 3 minuti mi sentivo così bene che non avrei voluto altro che rimanere immerso in quello stato di grande benessere. Intuitivamente mi resi conto che questo era il meraviglioso aiuto che lo Yidam e il Lama tibetano mi avevano dato per superare un certo blocco energetico a livello mentale. Anche se poco prima le difese della mia fortezza dell'ego erano molto attive, cercando di provocare uno stato di ansia e di insicurezza per farmi uscire da quella stanza, ora provavo una gioia intensa, calda e affettuosa, perché ero in presenza di quegli esseri speciali e perché stavo affrontando una situazione del tutto fuori dal comune. Ora, mentre ricordo chiaramente il filmato degli eventi, le discussioni e le emozioni interiori che ho vissuto in quei giorni, mi rendo conto che pochissime persone saranno disposte ad accettarle e condividerle, anche solo in minima parte. In questo caso, la ragione principale sembra essere che le questioni che sto presentando vanno ben oltre il comune bagaglio di conoscenze e concezioni sulla vita e sui suoi misteri nascosti.
Mi è stato detto che avevo la possibilità di rivelare le realtà che ho vissuto in quei giorni o di tacere. Ma, in quest'ultimo caso, come avrei potuto soddisfare l'esortazione di Maciandi a far conoscere al mondo le verità che ho sperimentato? Come avrei potuto contribuire, anche in minima parte, alla conoscenza occulta dell'uomo, che è un tipo di conoscenza totalmente diversa da quella superficiale della vita che vive nella società? Se si fosse trattato solo di una o dell'altra cosa che ho dovuto affrontare, molto probabilmente non mi sarei preoccupato di descrivere quello che è successo, ma c'è stata tutta una serie di fatti inquietanti e di rivelazioni che mi hanno messo, attraverso un complicato ed emozionante gioco del destino, in situazioni chiave che non sono paragonabili a quelle della vita ordinaria. Certamente tutti questi aspetti hanno un significato ben preciso e fanno parte di un insieme molto più complesso che mi è stato rivelato solo in parte. D'altra parte, sentivo chiaramente di essere costantemente sostenuto e aiutato a superare tutte le prove che ho affrontato in quest'ultimo periodo della mia vita. Sono dell'idea che ognuno di noi abbia un ruolo ben determinato nella società in cui vive, e questo non riguarda necessariamente la nostra integrazione nella vita economica, politica e culturale del mondo. Non riguarda solo l'idea di carriera personale, fama o potere, ricchezza, famiglia o acquisizione di beni materiali. Deve cogliere una dimensione molto più profonda della nostra esistenza, senza la quale la vita appare squallida e priva di significato, anche se può sembrare avere un certo fascino e glamour esteriore. Ma sono solo fugaci, cioè non duraturi. Al massimo riescono a disturbare la nostra corretta comprensione del mondo in cui viviamo, perché sono allettanti, ma allo stesso tempo illusori. L'uomo ha bisogno di qualcosa di più del denaro, del riconoscimento pubblico, del successo negli affari o dei piaceri effimeri. Se questo fosse davvero il suo scopo nel mondo, allora, una volta acquisite queste cose, non dovrebbero scomparire. Ma il solo fatto che siano illusorie come la fata Morgana dimostra che gli scopi materiali della vita non sono altro che un gioco ingannevole, che alla fine logora l'essere. Il tumulto degli stati che ho provato ultimamente, le persone che ho incontrato e gli eventi a cui ho partecipato mi dimostrano che sono sul giusto e luminoso sentiero dell'evoluzione spirituale. Questo fa nascere in me un sentimento di conforto e una gioia interiore che mi accompagna sempre, nella piena convinzione di essere sempre sostenuto e aiutato ad avanzare sul sentiero della conoscenza. Ora so esattamente in quale direzione devo guardare, senza lasciarmi attirare dalle false tentazioni del mondo. Ho avuto la straordinaria opportunità di incontrare esseri notevoli che mi hanno insegnato e iniziato ad alcuni aspetti esoterici della vita, aprendo così un orizzonte completamente nuovo di comprensione e integrazione nella mia vita. Quando mi sono trovato di fronte a certe difficoltà di concezione o a fatti o realtà inquietanti, sono stato aiutato a superarle con successo. Nella sala di proiezione sui Monti Bucegi, nel caso delle rivelazioni di Elinor e soprattutto alla presenza dello Yidam, ho ricevuto ogni volta l'aiuto necessario per superare con successo quei momenti di stallo nella mia coscienza. Tuttavia gli eventi che descrivo qui hanno coinvolto una realtà più dura, a causa della frequenza con cui venivo assalito da nuove situazioni. Nello stato molto piacevole in cui mi trovavo in quel momento, dovuto alla sottile azione combinata del sacerdote tibetano e dello Yidam, avevo l'impressione di aver superato questi blocchi e di essere in grado di sopportare molto più facilmente qualsiasi sorpresa. Allo stesso tempo, ero stupito dai poteri che lo Yidam aveva manifestato nei miei confronti. Chiesi al sacerdote tibetano ulteriori chiarimenti in merito. Ciò che vi ha colpito sono in realtà semplici imprese che uno Yidam può facilmente compiere. Tuttavia, rispetto alle limitate capacità degli esseri umani, questi risultati appaiono in una luce speciale. In realtà, i poteri di uno Yidam sono molto più grandi perché è in grado di controllare alcune energie specifiche dell'universo. Durante la vita del discepolo, lo Yidam deve spesso provvedere a preservarne l'integrità fisica e mentale, poiché una delle responsabilità che si è assunto è quella di guidare il discepolo alla liberazione finale in perfetta sicurezza. Spesso,
Le sue pratiche paranormali servono a proteggere il discepolo dall'attacco di entità demoniache o di influenze maligne che deve affrontare durante la sua pratica spirituale. Queste situazioni si verificano soprattutto nell'area del Tibet, che è specifica per queste manifestazioni. Le zone montuose, le valli o le grandi aree pedemontane sono i principali territori di influenza di varie entità sottili che non sempre sono benevole con chi invade il loro territorio. Sono quindi in grado di provocare sul piano fisico alcune azioni terribili che possono persino costare la vita al discepolo. Queste sono alcune delle situazioni in cui lo Yidam si rivela di grande utilità. Naturalmente il primo obiettivo è quello di catturare la benevolenza dell'entità sottile che governa l'area in cui il discepolo decide di stabilirsi per un po' di tempo, per compiere varie azioni e pratiche spirituali. In caso contrario, quello spirito potrebbe sentirsi offeso e danneggiato per non aver ricevuto la dovuta attenzione in quanto dominatore del luogo. Di solito il suo consenso si ottiene con semplici rituali, in cui si presentano i motivi della richiesta e la durata della permanenza in quell'area. Per aumentare le probabilità di successo nell'ottenere la benevolenza dello spirito che governa la zona, è consuetudine offrire in dono alcuni oggetti o alimenti tradizionalmente consacrati a tali azioni. Se sono di gradimento dell'entità interessata e questa li accetta, la loro energia sottile essenziale viene assunta dallo spirito e le offerte materiali vengono poi date ad altre persone o sepolte in terra pulita. Se, tuttavia, l'entità si rifiuta di collaborare, cosa che di solito si avverte con la manifestazione di fenomeni esterni visibili e avversi, come terribili tempeste, fulmini minacciosi, caduta di rocce o persino lesioni al richiedente, lo Yidam interviene e inizia una battaglia con l'entità. Questo scontro può essere molto breve, se la differenza di potere tra i due è grande, o può essere lungo e faticoso, se le forze dello Yidam e di quell'entità astrale sono vicine. Per tutto il tempo il discepolo si ritira dalla scena della lotta e, se la situazione diventa incerta, cerca di aiutare lo Yidam con qualche pratica spirituale a lui nota, spesso invocando l'aiuto supplementare di altre entità sottili. La situazione da lei descritta mi sembra uscita da una fiaba o da una leggenda. Mi chiedo se questa realtà di terribili scontri tra creature fantastiche esista davvero. Queste battaglie hanno davvero luogo sul piano fisico. Sono curioso di scoprirlo. Sappiate che sono più reali di quanto possiate immaginare, rispose il lama. Ciò che non si vede non significa che non esista. Le persone oggi sono cieche a queste realtà sottili perché sono molto egoiste e perché sono indottrinate nello spirito dell'ideologia materialista. Per questo motivo, anche di fronte a prove indubbie dell'esistenza di altri piani ed esseri in manifestazione, si rifiutano di riconoscerle o falliscono miseramente dal punto di vista psichico. Nei piani sottili, come ad esempio il piano astrale, le forme e i colori hanno uno spettro di manifestazione molto ampio. Per questo motivo, molte entità appartenenti a questa dimensione della creazione corrispondono solo vagamente alle nostre rappresentazioni sul piano fisico, ma si avvicinano molto ai cosiddetti esseri favolosi, che vengono descritti in storie, miti e leggende. E in certe condizioni particolari possono persino materializzarsi sul piano fisico. Questa variante viene scelta dallo Yidam e dall'entità in questione, quando hanno esaurito tutte le possibilità di lotta e l'attacco che avevano nei piani sottili. Poi, la loro manifestazione sul piano fisico è distruttiva e il discepolo deve assicurarsi di essersi nascosto molto bene. È abbastanza raro, tuttavia, che uno Yidam perda questa battaglia. Di solito la battaglia si conclude prima che uno dei due venga ucciso, ma ci sono casi più drammatici. Guardai contemplativamente l'enorme e silenzioso Yidam nella stanza con noi. La domanda si è gradualmente materializzata nella mia mente. È lui lo Yidam che hai creato con le tue forze. Alla fine osai. Il lama non mi rispose subito. Pensai che la mia domanda fosse inopportuna e stavo per scusarmi, quando parlò con voce uniforme. No, in questo caso i fatti sono più complicati. Ma è bene che la discussione sia arrivata a questo punto, perché ha a che fare con lo scopo per cui ho richiesto questo incontro. In effetti, io stesso
Sono una sorta di intermediario, che deve svolgere un certo compito per voi. Siate certi che questo è un aspetto positivo, tuttavia non posso rivelarvi ora più dettagli dello stretto necessario. Mi chiesi quanto fosse limitato quel necessario, visto che ero lì da quasi 4 ore, ma non sapevo ancora per cosa fossi venuto. Poi mi resi conto che non conoscevo nemmeno il nome del tibetano, anche se la nostra conversazione andava avanti da tempo. Repa Sundi. Un po' frustrato da questa situazione insolita, espressi la mia perplessità, che sembrava giustificata. Il lama si scusò per non essersi ancora presentato. Mi disse che aveva preferito darmi prima alcune spiegazioni sulla presenza dello Yidam, che aveva occupato tutta la mia attenzione. Apprendemmo che il sacerdote tibetano si chiamava Repa Sundi. Era nato in Tibet, ma se n'era andato dopo l'invasione cinese del 1956, perché all'epoca era un importante funzionario del Palazzo Reale di Lhasa. Per un certo periodo viaggiò in diversi paesi per missioni diplomatiche, ma alla fine si stabilì nella capitale cinese, che allora era Pechino. Tuttavia qualcosa non è chiaro, dissi. Ho capito che è a causa dei cinesi che avete lasciato il Tibet. Ora mi dice che si è stabilito in Cina. Repa Sundi mi aveva chiesto di abbandonare l'usanza educata e di chiamarlo per nome. Inoltre, la differenza di età tra noi non era molto grande, ma questo era un nuovo dilemma per me. Secondo il suo racconto, nel 1956 era attivo nella capitale del Tibet, il che significa che doveva avere almeno 30-35 anni. Il suo aspetto attuale era di quasi 50 anni. Si trattava di una differenza di 4 decenni che non poteva essere giustificata. Saremmo arrivati comunque a questo punto delicato della discussione. Sono contento che Elinor vi abbia parlato del suo Sacre Tu, perché vi renderà più facile accettare alcune delle rivelazioni che sto per fare, disse il lama, sorridendo leggermente mentre guardava lo strano oggetto sul tavolo. Tuttavia, vi confesso subito che non appartengo alla tradizione del sentiero spirituale che Elinor segue, anche se la conosco bene. Per capire cosa faccio nel mondo e quali sono i miei obiettivi, dovreste conoscere tutta una serie di questioni occulte. Ma non abbiamo il tempo per fare tali rivelazioni. Quello che posso dirvi, però, è che la maggior parte delle volte svolgo il compito di emissario e allo stesso tempo contribuisco alla buona realizzazione del messaggio che viene trasmesso. Che tipo di emissario e che tipo di messaggi? Chiesi, prestando molta attenzione alla discussione. Non pensate a questi messaggi come a lettere di credenziali o come a parole pronunciate davanti a qualcuno. Piuttosto, questi messaggi possono essere paragonati a una sorta di missioni spirituali in diverse parti del mondo. A questo proposito, dovete sapere che il tempo non mi influenza quasi per niente. Ci sono persone il cui livello di coscienza permette loro di agire in modo tale da attirare nella loro aura un certo tipo di energie cosmiche ringiovanenti. A questo contribuisce una preparazione segreta di erbe e piante di montagna molto rare. Ma mi fermo qui. Quasi non sapevo cosa dire. Deciso, questa sembrava essere una serata immortale. Chiesi ancora una volta a Repa Sundi chi lo mandava in queste missioni. Il problema è complesso, rispose. Per comprenderne adeguatamente le sottigliezze, occorrerebbe una solida preparazione nel campo della conoscenza esoterica, sia dal punto di vista ideologico che pratico. Chi è iniziato ai misteri dell'occultismo sa fin troppo bene che l'umanità non vive da sola. Se così fosse, il bilancio karmico negativo avrebbe probabilmente già da tempo indirizzato il destino della Terra verso la distruzione. Esistono però, gerarchicamente parlando, mondi e civiltà che hanno il compito di mantenere un certo equilibrio su tutto il pianeta, per quanto possibile senza interferire con il libero arbitrio umano. Si tratta di aspetti e realtà molto delicati, complessi e difficili da comprendere, in parte perché l'orientamento della scienza e la concezione dell'universo da parte dell'umanità è ancora profondamente materialista, in parte perché alcuni interessi occulti in questo mondo sono molto forti e non sono affatto orientati positivamente. Di che tipo di mondi e civiltà stai parlando? Di quelli extraterrestri? Chiesi, attento a non sconfinare in un terreno scivoloso e incerto. Il lama si fece serio e la sua voce si fece più forte. Qual è la base della vostra sorpresa e del vostro sconcerto?
Non vi siete confrontati con prove implacabili in tal senso. Non vi è stato permesso di accedere a un luogo in cui solo pochissimi esseri umani sono attualmente autorizzati a entrare. La realtà può essere scioccante e incredibile al primo giudizio, ma questo non significa che non esista. La mania dell'invasione aliena e la manipolazione di massa praticata sistematicamente negli ultimi decenni sono riuscite in gran parte a screditare l'argomento agli occhi e alla mente di molte persone. Tuttavia, mi auguro che lei non sia tra questi. Sarebbe triste, soprattutto perché ora avete visto e siete venuti a conoscenza di molte informazioni top secret su questo settore. Ricevetti umilmente questo rimprovero. In realtà, la mia intenzione non era quella di negare l'esistenza di altre civiltà nell'universo, molto più sviluppate dell'attuale civiltà umana, ma di esprimere il mio dubbio che possano esercitare un'influenza positiva diretta al bene dell'umanità. A mio parere, credere o non credere che nell'universo esistano civiltà troppo sviluppate è infantile e più o meno a questo livello di comprensione sono le controversie tra alcuni scienziati o politici del mondo e alcune organizzazioni di ufologi o di coloro che presentano prove indiscutibili in questa direzione. Tutti i politici, e non solo loro, sono impegnati a negare la presenza di questi mondi e a dimostrare che in realtà non esistono. Ma questa idea estremamente orgogliosa e ristretta di essere soli nell'universo si basa su interessi ben definiti, che implicano il desiderio di stabilire un controllo totale sull'umanità. I problemi maggiori potrebbero venire dai cristiani, perché l'influenza della Chiesa, soprattutto della Chiesa cattolica, nel mondo, è ancora piuttosto forte. Ad esempio, se il Papa dicesse ai credenti e fornisse loro prove evidenti in tal senso, che nell'universo esistono altri esseri, anche molto più avanzati tecnologicamente e ideologicamente dell'uomo, ciò provocherebbe quasi certamente una profonda crisi di concezione nelle masse. La rivelazione di prove e contatti con altre civiltà porterebbe irrimediabilmente a un drammatico declino dell'influenza e del potere manipolativo dell'umanità, perché questa avrebbe altri orizzonti e altre opzioni tra cui scegliere rispetto a quelle che le sono state imposte fino a quel momento. Ma la questione è molto più complessa e va ben oltre. Conoscevo bene l'argomento e, per di più, avevo avuto modo di vedere di persona le incredibili tecnologie della sala proiezioni e di convincermi dell'esistenza di altre civiltà nella nostra galassia, osservando la sintesi delle proiezioni olografiche. Sebbene fossi convinto che il complesso segreto dei Monti Bucegi fosse opera di un'antica civiltà extraterrestre, Cesare non me lo confermò mai, anche dopo avermi rivelato molti degli elementi segreti della grande spedizione a cui aveva partecipato. Da questo punto di vista, quindi, il mistero mi rimase nascosto. Probabilmente per un riflesso ideologico primitivo, reagii in modo superficiale alle informazioni che Re Pasundi mi aveva dato, ritenendo altamente improbabile che l'umanità fosse osservata da altre civiltà più avanzate. Ma mi resi conto che non avevo alcun supporto solido per questo pensiero. D'altra parte, proseguì il Lama, non ho detto che mi riferivo a una civiltà extraterrestre. Ho detto che esistono esseri altamente evoluti che sovrintendono al buon funzionamento dell'umanità. Le loro capacità e i loro poteri superano di gran lunga qualsiasi cosa si possa pensare attualmente. Ma dove sono? Dove vivono? Sono tra noi? Chiesi con sincera meraviglia. Re Pasundi continuò a spiegarmi imperturbabile. Il loro progresso tecnologico e spirituale è così grande che permette ai membri di quella civiltà di cambiare come un interruttore la specifica frequenza vibrazionale della materia quando lo desiderano. In un certo senso è simile al modo in cui agisce uno Yidam, ma quando è necessario possono cambiare il livello vibrazionale della loro intera civiltà, per esempio, dal piano fisico a quello astrale e viceversa. Tuttavia, per evitare contatti indesiderati con l'attuale civiltà umana, che è impura e grossolana, al momento si trovano in una zona molto speciale e segrete, sulle quali esistono solo voci o ipotesi. Questa situazione è durata per lo più fino alla grande scoperta sui Monti Bucegi, avvenuta circa un anno fa. Rimasi in silenzio, ma nella mia mente pronunciai la domanda con intensità.
Re Passundi mi rispose immediatamente. Sì, Cesare Brad conosce la verità su quella civiltà e sul luogo in cui si trova il Bucegi, ma non gli è stato permesso di riferire nulla al riguardo, nemmeno alle autorità rumene o americane, dopo che il comando è tornato dalla grande spedizione. Durante il viaggio attraverso il tunnel principale, a un certo punto si verificò un evento a cui partecipò solo Cesare. Gli altri membri del gruppo non ne erano a conoscenza. In realtà, non sanno nemmeno cosa sia successo in quel momento. Questo significa che conosci bene Cesare, dissi entusiasta. Mi ha raccontato molto della grande avventura, ma alcune cose non le ha condivise con me. Mi disse che non era ancora autorizzato a rivelarle, ma credo che si riferisse a ciò che mi hai detto tu. Ma mi chiedo come hai fatto a conoscere Cesare così bene da parlarti di queste cose segretissime. Non mi ha mai parlato di te. Il lama sorrise in modo enigmatico. Sì, vi ha parlato, ma né voi né lui vi siete resi conto della verità. Solo dopo aver fatto la grande scoperta nel Bucegi, in una circostanza molto particolare da me creata, mi ha incontrato di nuovo. Sono un suo vecchio amico, ma ora il gioco del destino favorevole ha portato anche a voi alcune informazioni molto segrete. Stavo facendo del mio meglio per identificare Re Passundi dalle informazioni che Cesare mi aveva dato, ma senza successo. Alla fine, guardandomi gentilmente, il lama disse: «Mi sono occupato da vicino dell'educazione e della formazione spirituale di Cesare Brad, che è un essere altamente evoluto. Ho coltivato i suoi doni eccezionali e l'ho guidato in una direzione che non viene mai meno». Qui il tibetano si fermò per un attimo, dandomi un'ultima possibilità di identificarlo. Dal profondo dei miei ricordi stava nascendo un'intuizione. Poi il lama parlò con molta modestia. «Sono il dottor Sien». Rimasi senza parole, senza sapere cosa pensare. Cesare mi aveva parlato pochissimo del dottor Sien, ma sempre con grande considerazione e affetto. In un certo senso, potevo intuire che il lama tibetano era stato come un maestro spirituale per lui durante il periodo comunista, quando lo aveva guidato per diversi anni nella base segreta vicino a B. Poi è scomparso improvvisamente, subito dopo la rivoluzione del 1989, senza che nessuno ne sapesse nulla. Né lui né il suo assistente hanno lasciato alcuna traccia o prova della loro scomparsa. Cesare mi aveva raccontato che quando contattarono le autorità cinesi per informarle della situazione, queste ebbero inizialmente una reazione negativa, accusando i servizi segreti rumeni della soppressione dei due. Ma inspiegabilmente in seguito l'intera vicenda fu dimenticata senza che alcuno dia spiegazioni e senza che il mistero fosse risolto. Credevo che Cesare, grazie alle sue speciali capacità, conoscesse almeno una parte della verità che non voleva rivelarmi. È vero che ha cercato di trovarmi in certi modi sottili e occulti, disse il lama. A quel tempo non aveva ancora sviluppato a sufficienza questo potere per poter superare certe sottili barriere protettive che io manifesto in queste situazioni. Questa protezione è giustificata dalla necessità di agire il più liberamente possibile per compiere la missione spirituale che ho, pur rispettando ampiamente le norme della società moderna. Tuttavia, deve sapere che non capisco quale sia la specificità delle sue azioni nel mondo, dissi allora a Re Passundi. So che lei ha trascorso molti anni in Romania come specialista cinese che si occupava di problemi paranormali. Era questa la sua missione? Ci sono diverse direzioni o missioni che svolgo contemporaneamente, ma tutte sono in qualche modo interconnesse, cioè hanno un denominatore comune. Per risolverle in modo efficace, devo stabilire contatti con persone che sono coinvolte in un modo o nell'altro in questi problemi. Ciò richiede che io viaggi in diversi punti del mondo. Quindi dire che rimango sempre nello stesso posto è un termine improprio. In realtà, viaggio in molti luoghi, in paesi dove ho già stabilito questi contatti, ma non avviene nel modo classico che si potrebbe pensare. Vi svelo questo segreto perché possiate rendervi conto che, al di là dei metodi che l'uomo comune utilizza per svolgere i suoi affari quotidiani, esistono molte altre possibilità che alcuni esseri hanno a disposizione per agire efficacemente. Per quanto riguarda la situazione attuale dell'umanità, si tratta di manifestazioni di natura paranormale.
Ora si può spiegare la mia scomparsa dalla Romania 15 anni fa. Si era conclusa una fase importante e la mia presenza lì non era più necessaria. Il mio giudizio si è rivelato corretto, perché le cose si sono evolute, e Cesare è stato all'altezza delle mie aspettative. Tutto ciò che è accaduto in seguito, compresa la grande scoperta sui Monti Bucegi, fa parte di un piano molto complesso e multidimensionale, di cui non vale la pena parlare in questa sede. Tuttavia, con il passare del tempo, voi stessi sarete in grado di comprendere frammenti sempre più dettagliati dell'enormità di questa impresa planetaria, nella quale avete il vostro ruolo. La realizzazione del grande progetto terrestre è uno sforzo congiunto di molti esseri altamente evoluti, alcuni dei quali provenienti da altri piani di manifestazione, come presto potrete constatare voi stessi. Rimasi sbalordito da ciò che avevo appreso, ma allo stesso tempo sentii con tutto il cuore il desiderio di essere utile e di contribuire, secondo le mie capacità, alla realizzazione di questo piano. Poi volli saperne di più sul comportamento di Re Passundi nel mondo. Le relazioni che coltivo e a cui ho accesso sono per lo più a livello governativo. Se da un lato ci sono molte persone nel mondo che combattono contro il bene con vari mezzi, dall'altro ci sono anche persone con la coscienza pulita che desiderano essere al servizio della loro nazione e persino dell'umanità nel suo complesso. Più ricoprono posizioni di responsabilità e fanno parte dei governi delle grandi potenze mondiali, maggiore è la loro influenza. Prendiamo ad esempio il mio legame con alcuni membri del governo cinese. Essi hanno facilitato molti interventi benefici per me e hanno coperto allo stesso tempo alcuni strani eventi che non potevano essere spiegati. Queste relazioni vengono poi trasmesse e si diversificano da una generazione all'altra, ma non sono i miei unici contatti. Le persone con una grande forza magnetica e quelle con doti eccezionali svolgono un ruolo importante, a condizione ovviamente che siano ben orientate. Nei tempi a venire, queste persone saranno in grado di polarizzare intorno a sé molte altre, indirizzandole nella giusta direzione, affinché comprendano la situazione critica in cui si trova l'umanità e come possano e debbano agire efficacemente per trasformarla profondamente. È bello sapere che, attraverso i suoi interventi discreti ma ben integrati, Cesare Brad è riuscito a bilanciare l'equilibrio delle forze in Romania. Le cose devono sempre essere giudicate a un livello più sottile del loro aspetto fisico. Un'influenza è tanto più potente quanto più è iniziata a livello causale sottile. Solo allora si materializzerà sul piano fisico, ma il modo complesso dei suoi effetti intrecciati qui sarà comprensibile solo a poche persone. Cesare ha già la capacità di agire in questo modo, ma dovete capire bene che le intenzioni dell'essere in questione devono essere molto pure. Il sentimento che provai quando Re Passundi mi rivelò queste cose fu di profonda gratitudine per la sua saggezza e gentilezza nel trattarmi. Sebbene lo conoscessi da pochissimo tempo, notai nella conversazione che ebbi con lui sorprendenti analogie con le spiegazioni che avevo ricevuto da Cesare negli ultimi anni. Non mi fu difficile immaginare che anche Re Passundi gli avesse parlato molte volte da maestro a discepolo, chiarendo molti aspetti della sua vita e guidandolo pazientemente sul sentiero della bontà e della rettitudine. Mi sentivo benissimo e ogni senso di ansia e irritazione era scomparso come per magia. Ero molto desideroso di scoprire quanto più possibile su come io stesso potessi arricchire la mia conoscenza e affinare i miei modi di agire. Poi il lama mi diede una spiegazione che all'inizio mi sembrò sorprendente. Una delle cose molto importanti da sapere sulla conoscenza è che tutto ciò che gli esseri sperimentano e sentono nel corso della loro vita diventa esperienza anche per altri esseri nell'universo. L'elemento essenziale è che ciò avviene indipendentemente dallo spazio e dal tempo. Quando acquisite il potere di attingere a questo regno dell'esistenza, che trascende lo spazio e il tempo, avete praticamente accesso a tutti i registri che includono tutto ciò che è accaduto e che accadrà. Incredibile! Proprio questa sera Elinor mi ha parlato delle sottili registrazioni nella manifestazione, ma in relazione alle vite passate, dissi con piacere. Certo, non mi ha dato molti dettagli, ma ho comunque capito che si riferiva allo stesso aspetto di cui mi state parlando ora. A quel punto Elinor si sentì in dovere di intervenire per chiarire ulteriormente le cose.
Gli dissi che il potere di visualizzare le esistenze passate, sue o di qualsiasi altro essere, si basa sull'accesso della coscienza a un regno di esistenza sovratemporale, dove esistono registrazioni fedeli di ogni tipo di azione compiuta nel mondo fenomenico, disse rivolgendosi a Re Passundi. È una sorta di registrazione dell'universo. Perfettamente fedele, approvò il Lama con serietà. L'accesso a queste precise tracce che ogni essere lascia nel suo viaggio attraverso la manifestazione può in un certo senso farvi beneficiare di quella che potremmo anche chiamare esperienza dell'universo. Questo è molto importante da capire. In fondo, ogni essere della creazione si trova di fronte a due stati fondamentali dell'esistenza, che sono opposti: lo stato di ignoranza e lo stato di conoscenza. Quando parlo di ignoranza, intendo dire che l'essere in questione non conosce quasi nessuna delle leggi essenziali dell'universo in cui vive. È a causa di questa ignoranza che l'uomo vive in modo parziale, frammentato e confinato in un campo di esistenza molto limitato. Per analogia, quindi, è come se si trovasse in una piccola gabbia, senza nemmeno rendersene conto. D'altra parte, la conoscenza è potere. Non mi riferisco alla conoscenza teorica, scientifica, cioè a quella che generalmente si intende per conoscenza del mondo, ma soprattutto a quella che si intende per conoscenza universale. Questa è infinitamente più ricca e sfumata della prima categoria e allo stesso tempo è l'unica che offre accesso alle dimensioni superiori dello spirito. Ok, ma le persone, anche se sono ignoranti, spesso vivono una vita che ritengono buona e persino felice o appagante, dissi. Beh, quello che loro considerano felicità e appagamento. È vero, vivono, ma lo fanno nell'ignoranza e per questo soffrono. Sofferenza e ignoranza si completano e si alimentano a vicenda. Tuttavia, anche in questo c'è un significato nascosto, perché solo quando la sofferenza e l'afflizione raggiungono una soglia insopportabile, cosa che spesso accade dopo decine o centinaia di vite successive, l'uomo si rende conto che non può più continuare in quella direzione. È un momento essenziale della sua evoluzione, a partire dal quale diventa sempre più consapevole della sua integrazione nell'universo. Naturalmente ci possono essere molte altre cadute e ritorni lungo questo percorso, ma la cosa importante è che l'uomo ha già radicato nella sua coscienza e nella sua percezione interiore la necessità di cambiare qualcosa di fondamentale nel suo essere, e questo pensiero sarà sempre come un impulso che lo proietterà sempre più in alto. Ascoltando ciò che Re Passundi mi diceva, pensavo che l'ignoranza è come una notte nella comprensione dell'uomo, come una fitta nebbia che offusca il suo pensiero. Per quanto mi renda conto che la condizione dell'ignorante non è molto diversa da quella dell'animale ignorante, diedi voce alle mie riflessioni interiori. Anche se questo può sembrare esagerato, riflette una realtà, disse il Lama. In linea di principio, tutto parte dalla differenza fondamentale tra uomo e animale, quella della consapevolezza di sé. Il problema è semplice. Mentre l'uomo sa di esistere, cioè ha coscienza di sé, e può agire in modo mirato, l'animale agisce solo per istinto, senza sapere di esistere. La vita dell'animale si riduce agli impulsi spontanei che provengono dall'interno e a una gamma molto ristretta di emozioni. Tuttavia, anche tra gli animali, come tra gli uomini, esistono notevoli differenze che fanno sì che alcuni di essi, quando raggiungono un certo grado di evoluzione, mostrino alcuni rudimenti di coscienza che in seguito garantiranno il loro salto verso la condizione di un essere umano dotato di autocoscienza. È ovvio, infatti, che tra una talpa e un delfino ci sono grandi differenze nelle possibilità di comprendere e comunicare con un essere dotato di una struttura di coscienza superiore, come l'uomo. Sta dicendo che lo stesso processo di evoluzione da una forma di coscienza inferiore a una forma di coscienza superiore vale in ogni altro luogo dell'universo fisico, intervenni. Naturalmente. Inoltre, sapete già quanto sia varia la vita nella nostra galassia. Sareste molto più sorpreso nell'apprendere la grandezza quasi inimmaginabile della diversificazione della vita nel resto dell'universo, rispetto alla quale la nostra galassia non significa praticamente nulla.
La forma si adatta sempre alle condizioni specifiche di vita che esistono in quell'angolo dell'universo, che corrispondano o meno alle condizioni della vita umana. Pertanto, anche le forme di intelligenza nell'universo sono molto diverse e solo un'immensa arroganza e una stupidità senza limiti possono far pensare di essere soli in un universo davvero gigantesco, le cui dimensioni reali non possono essere concepite o logicamente comprese dal sistema di valutazione della mente. D'altra parte, questo enorme universo fisico è di per sé molto più piccolo degli universi astrale e mentale, che a loro volta sono molto più piccoli dell'universo causale. Ognuno di questi ha uno sviluppo praticamente infinito delle possibilità di forma ed energia, concretizzate nel tipo di materia e sostanza che gli sono proprie. Per esempio, la materia astrale è molto più sottile della materia fisica, cosiddetta tangibile, con cui gli esseri umani sono abituati. A sua volta, la sostanza propria del piano mentale è più sottile della materia fisica, cosiddetta tangibile, a cui l'uomo è abituato. La sostanza astrale delle emozioni e la materia dell'universo o piano causale è molto più raffinata di quella dell'universo mentale. È quindi una questione di intuizione minima di cui l'uomo ha bisogno e una questione di buon senso per rendersi conto che questo colossale dispiegamento di forze ed energie nella creazione non esiste solo per lui, anche se pensa di essere l'unico abitante dello spazio infinito che lo circonda. Ciò che accomuna tutte le forme di esistenza, siano esse fisiche o sottili, è che esse sono strettamente gerarchizzate in base al loro grado di evoluzione e di sviluppo spirituale. E poiché il grado di evoluzione nella catena delle trasformazioni è direttamente proporzionale al grado di conoscenza, arriviamo allo stesso problema da cui siamo partiti, cioè che il conoscitore ha potere e che questo potere gli dà accesso a dimensioni sempre più alte della creazione. Naturalmente credo che abbiate già intuito. Il potere a cui mi riferisco qui non è né il potere fisico, né il potere del denaro, né il potere politico. Queste sono forme parziali e molto limitate del potere raggiungibile dai saggi. Quindi, in sostanza, si tratta di una questione di evoluzione della coscienza, ho concluso. Nel processo, l'ignoranza viene gradualmente conquistata dalla conoscenza. E questo spiega perché alcune persone possono fare di più e meglio di altre. Il grado di sviluppo della coscienza comporta lo sviluppo della forma o, in altre parole, del guscio materiale che permette l'ulteriore evoluzione della coscienza individuale, mi ha spiegato Re Passundi. Il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale e, infine, l'essere umano derivano l'uno dall'altro in quest'ordine. Ma entrare nei dettagli di come si realizza questa transizione, delle condizioni che la caratterizzano e delle peculiarità di ogni singolo regno richiederebbe troppo tempo e molte spiegazioni. Per questo mi sono limitato a presentarvi solo alcuni aspetti dell'uomo e dell'animale, perché nel loro caso la coscienza comincia ad assumere forme più evolute. Vi dicevo che, sebbene esista una differenza fondamentale tra i due regni, tuttavia, paradossalmente, l'uomo si comporta spesso come un animale e può persino raggiungere una condizione inferiore ad esso. Ero dello stesso parere, il che mi ha fatto capire che la sorprendente caduta dell'uomo è probabilmente dovuta a una forma acuta di ignoranza. Tuttavia, come mai l'uomo che ha già in sé la scintilla dell'autocoscienza e sa di essere un'individualità tra le altre, finisce per cadere a un livello molto più basso? Che tipo di ignoranza è questa? Re Passundi sembrava soddisfatto di aver raggiunto questa zona di discussione. Qui c'è davvero un problema più particolare, rispose. Infatti, insieme al senso di individualità che gli dà un senso alla vita, l'uomo possiede automaticamente la volontà individuale e libera di agire. E naturalmente le sue azioni possono essere buone o cattive. A differenza di lui, l'animale non agisce di sua spontanea volontà o, se ci sono momenti in cui sembra farlo, si tratta solo di aspetti incipienti della volontà individuale. Tutte le azioni che un animale compie sono determinate dall'istinto e dall'abitudine, compresi gli atteggiamenti di attaccamento o devozione. Naturalmente, con il passare del tempo,
Questi garantiscono un'evoluzione dell'animale in questione verso la condizione umana, ma va notato che l'animale non ha una volontà propria, perché non ha una coscienza propria, non sa di esistere individualmente. Può riconoscere molti esseri e oggetti intorno a sé, può anche fare alcune semplici connessioni o manifestarsi emotivamente, ma tutto questo deriva solo dall'istinto e dall'abitudine. Nel caso della specie animale, quindi, non si tratta della coscienza individuale dei suoi membri, come nel caso della specie umana, ma di una coscienza di gruppo, dalla quale periodicamente e come risultato di un accumulo di esperienze, un membro di quella specie salta a un livello evolutivo superiore. Questo livello superiore può significare una specie animale più evoluta o anche la condizione umana. In questi casi, quel membro della specie animale rappresenta un frammento della coscienza del gruppo, o piuttosto una quintessenza del livello di evoluzione e l'esperienza della specie in quel momento. Di conseguenza, viene promosso a uno stadio più elevato del divenire. A poco acquisisce una coscienza sempre più chiara della propria individualità, fino a raggiungere lo stadio di uomo. In questo caso però, anche se il salto di coscienza allo stadio umano è enorme rispetto alle precedenti condizioni di esistenza, la responsabilità degli atti e delle azioni commesse ricade unicamente sull'individuo. Come vi ho detto, l'animale agisce per istinto e anche se a volte le sue azioni sono feroci, vengono compiute per difendersi o per nutrirsi. Queste sue azioni non sono considerate individuali perché non è consapevole della natura dell'atto che compie. Le azioni di un animale sono integrate nella coscienza di gruppo della specie a cui appartiene. Così la coscienza di quella specie accumula esperienza. Nel caso dell'uomo il problema è totalmente diverso, perché egli, in tutto ciò che fa, parla e pensa, agisce secondo la propria volontà, se è sano fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Questa volontà personale, che gli dà la possibilità di scegliere consapevolmente un'opzione o l'altra, può condurlo o sulla via dell'evoluzione e del bene, o su quella della perdizione e della sofferenza. Anche se è umano, questa condizione non lo solleva dal peso dell'ignoranza. Se sceglie di compiere azioni malvagie, di essere violento, duro, insensibile, dispotico o addirittura di uccidere, queste saranno conteggiate nel proprio destino o karma e dovrà pagarle esattamente con la stessa moneta in altre esistenze future. Tutti i vizi dell'umanità, a partire dalla meschinità, dall'ipocrisia, dalla menzogna, dall'invidia, fino alla rabbia distruttiva, all'avidità feroce, all'attaccamento che incatena e alla gelosia che avvelena, sono azioni che appaiono come scorie e fumo nero nell'anima dell'uomo. A differenza di lui, l'animale agisce solo in virtù dell'istinto di preservare la vita, di nutrirsi e di riprodursi. Non è capace delle incredibili malefatte a cui si abbassano alcuni uomini, né delle loro azioni efferate o dei loro patetici sotterfugi per servire i loro fini egoistici. È per questo motivo che vi dico che purtroppo l'uomo finisce spesso in una condizione ancora più bassa di quella dell'animale, perché pur essendo in grado di osservare, giudicare e comprendere la natura malvagia di queste azioni, le commette comunque. È qui, infatti, che risiede l'essenza del peccato e del male. L'uomo è sempre condotto dove lo porta il filo delle sue azioni passate, che se ne renda conto o meno. Ma com'è possibile un tale declino della condizione umana? Mi sono chiesto infastidito. L'ignoranza è così drammatica. Se comprendete correttamente la catena che lega questi aspetti nell'universo, le cose vi appariranno molto chiare. L'ignoranza porta ad azioni sbagliate e queste portano all'accumulo di karma negativo, cioè di un destino pesante. Questo, a sua volta, vincola l'essere umano in questione con le limitazioni imposte dagli errori commessi, che ora devono essere pagati, in modo che si crei una nuova catena di errori e il processo continui, come in un circolo apparentemente vizioso. La via d'uscita da questa deplorevole condizione avviene gradualmente e solo attraverso uno sforzo costante e intenso da parte dell'uomo per trasformare se stesso, per orientare la natura delle sue azioni
verso azioni virtuose. A volte l'uomo si sente così disperato e senza speranza, di fronte ai problemi e alle difficoltà della vita che deve affrontare, che è tentato di togliersi la vita, pensando che in questo modo sfuggirà a tutti i suoi problemi. Questo è un grande errore e un grave blocco sul cammino dell'evoluzione. Ho ricordato i commenti di Elinor sull'argomento. Re Passundi ha aggiunto qualcosa a ciò che avevo già imparato. Coloro che ricorrono a questo atto sconsiderato sono di solito persone mentalmente e psicologicamente deboli o con influenze demoniache nella loro personalità. Questi aspetti possono non essere affatto notati dalle altre persone che fanno parte dell'entourage del suicida e possono persino sembrare fuori luogo in relazione alla vita del suicida fino a quel momento. Tuttavia, sia la stupidità che l'ignoranza delle persone non possono sostituire la verità. Mi stupì il fatto che il lama sembrasse conoscere molto bene ciò che avevo discusso con Elinor prima del suo arrivo. Notai però che con discrezione indicava solo i punti che riteneva importanti, volendo che li approfondissi. Il suo potere di conoscenza telepatica era formidabile. In generale, l'uomo vive un dramma quasi continuo nella manifestazione, continuava a dirmi. Senza sospettare che nell'universo ci sia un senso profondo della vita, che ci siano alcune leggi fondamentali e immutabili che agiscono in perfetto equilibrio. L'ignorante spesso prende per buono ciò che è cattivo e viceversa. Abbandonato a se stesso, è come una foglia al vento o come il carro senza guidatore che trascina i cavalli impauriti. Agendo spesso alla cieca, senza pensare e sotto l'impulso del suo destino, l'ignorante attira nella sua aura una serie di energie che lo porteranno a condurre la sua esistenza in uno stato larvale e inferiore. Tra questa condizione deplorevole e quella in cui l'essere umano è superiore, c'è una differenza colossale, che paradossalmente la gente comune raramente riconosce. La spiegazione è che chi vive in una zona ristretta di percezione e conoscenza non è in grado di capire facilmente ciò che è superiore, perché non ha termini di paragone. Inoltre, osserva che molti dei suoi principi di vita, malvagi e contrari all'armonia universale, insieme ai piccoli pregiudizi che nutre, sono totalmente opposti al comportamento e alla visione dell'esistenza dei saggi. L'ignorante sente allora confusamente che per trasformarsi è necessario modificare radicalmente tutta la sua visione della vita, il che comporta senza dubbio un grande sforzo, almeno all'inizio. Il più delle volte non è disposto a fare questo sforzo. Inoltre, arriva a credere che i principi e lo stile di vita profondamente spirituale del saggio siano sbagliati e debbano essere rifiutati dalla società. L'ignorante, che poi è anche malizioso, si affida nei suoi sforzi all'accettazione e all'opinione della maggioranza delle altre persone che, come lui, sono cieche. In realtà, questo tipo di azione esprime sottilmente la paura furiosa delle persone, ma soprattutto dei ricchi o di coloro che fanno parte dell'élite al potere, di perdere i privilegi di cui godevano in precedenza, di non avere più influenza e potere politico e persino di perdere le loro fortune. Questa linea d'azione era ed è diretta soprattutto contro i grandi riformatori spirituali dell'umanità e contro coloro che condividono con gli altri le loro idee innovative di libertà spirituale, purezza di vita, onore e amore divino. Poiché sono visti come minacce sociali, vengono rapidamente oppressi e l'opinione pubblica viene così incanalata e manipolata con false informazioni da formare un fronte comune contro gli accusati. Ma, come sapete fin troppo bene, la verità vince sempre, ma questo non significa che non ci sia sofferenza. La sofferenza sorge ogni volta che le leggi cosmiche dell'armonia e dell'equilibrio vengono violate, sia da atti commessi nel presente, sia dal destino, che riflette così le azioni malvagie del passato e di altre esistenze. Tuttavia, dovete sapere che anche la sofferenza ha uno scopo speciale nella creazione. Lo scopo principale della sofferenza non è punire, ma correggere gli atteggiamenti sbagliati dell'uomo nei confronti della vita che vive. Nella misura in cui l'uomo riconosce il suo errore e impara da esso, senza ripeterlo in seguito, la sofferenza scompare. Ma se l'uomo persiste nel suo errore
e non comprende le cause nascoste della sua sofferenza, allora questa aumenterà sempre di più, rendendo la sua vita un vero calvario. Ero nervoso e sentivo brividi di freddo lungo la schiena. Le spiegazioni di Re Pasundi mi avevano reso euforico con il desiderio di non fare il male, ma anche con la preoccupazione per le azioni sbagliate che avevo commesso in altre vite. Gli confessai i miei pensieri, ma lui rise gentilmente e mi rassicurò. Il rimpianto per i torti commessi in vite passate o presenti è inutile se non permette di rendersi conto chiaramente della loro natura malvagia. A rigore, il termine sofferenza è un termine improprio, perché l'uomo riceve solo ciò che ha dato in precedenza. Ne ho parlato con Elinor, ho detto, ma mi chiedevo se le cose fossero così rigorose. Re Pasundi mi ha risposto con molta fermezza. La legge del karma funziona inesorabilmente ed è estremamente precisa. Tuttavia, la grazia divina spesso rende più facili da sopportare molti problemi e sofferenze nella vita dell'uomo, soprattutto quando questi si pente sinceramente in cuor suo dei torti commessi e si rende conto che non è questo il modo di agire. Se non fosse per questo sostegno divino, che spesso viene chiamato provvidenza, l'essere umano sarebbe probabilmente schiacciato sotto il peso delle sofferenze che deve sopportare a causa delle sue azioni malvagie. Ma, come sapete, Dio non vuole che il peccatore perisca, bensì che sia rimesso in sesto. Per questo vi dico che l'unico modo per l'uomo di tornare a un'esistenza divinamente integrata nella manifestazione è quello della conoscenza spirituale, che è suprema tra tutti gli altri tipi di conoscenza. Quando un essere conosce, ha a disposizione un mezzo per sintonizzarsi con tutto ciò che è superiore nell'universo. Allora, conoscendo la sua struttura e le sue leggi fondamentali, ha la possibilità di fare delle scelte, cioè di usare il suo libero arbitrio in una direzione positiva. Sapete infatti fin troppo bene che purtroppo ci sono molti esseri che scelgono la via non positiva e questo è davvero triste per il loro karma futuro. Ma chi è orientato positivamente potrà allenare sempre più la sua volontà per riuscire ad attirare nella sua aura tutte le vibrazioni superiori, che gli daranno un appiglio essenziale in tutte le azioni che intraprenderà. Re Pasundi smise di spiegare per chiedermi se ero stanco. Risposi che raramente mi sentivo così bene come allora e lo ringraziai per la sua attenzione. Anche se nell'ultimo anno, dopo la partenza di Cesare per la grande spedizione, mi ero sforzato di fare le mie ricerche e di arricchire le mie conoscenze spirituali, sentivo spesso la mancanza di una guida competente che potesse spiegare in profondità alcuni aspetti difficili che non capivo. Le mie sporadiche meditazioni non sempre riuscivano a cogliere la natura nascosta di certe nozioni o concetti esoterici e mi sentivo un po' solo e impotente. Anche dopo il suo ritorno dalla spedizione, Cesare era così impegnato che praticamente riuscì a incontrarlo solo 2 volte, occasioni in cui condivise con me molti degli stupefacenti misteri di quel viaggio. Perciò quella sera fui particolarmente felice di apprendere quanto più possibile su alcuni aspetti che non avevo avuto il tempo di approfondire prima. D'altra parte, ero ancora incuriosito dal vero scopo dell'incontro. Qual era, infatti, il motivo per cui Re Pasundi voleva parlare con me? Sì, credo che sia arrivato il momento di parlare anche di questo, rispose. È già molto tardi e c'è ancora molto da fare prima di partire. Alzai le sopracciglia per la meraviglia. Non so nulla di nessuna partenza, intervenni con cautela. È molto importante che vi fidiate di noi e di ciò che vi diciamo. Non c'è bisogno di chiedere troppi chiarimenti ora. Sarete aiutati più tardi a capire le cose da una prospettiva che siete ancora lontani dal realizzare. Sarà un viaggio breve, ma non saremo in viaggio per 3 giorni. Elinor si occuperà di tutto il necessario. Nel frattempo io avrò alcune cose da sbrigare, quindi non ci vedremo fino ad allora. Ma devo insistere affinché durante questo periodo non parliate con nessuno di ciò che state per fare o sull'incontro con me. Inoltre, ci sarebbero poche possibilità di essere creduti. Mi sentivo completamente impreparato. Non sapevo dove sarei andata, cosa avrei dovuto portare con me, per quanto tempo avrei viaggiato, ma soprattutto non conoscevo il motivo per cui ero stata invitata a fare quel viaggio.
Ho notato che ci sono molte incognite. Certo, non è un problema per me organizzare i miei affari nel tempo rimanente, ma almeno fatemi sapere quanto tempo staremo via. Un giorno, disse il tibetano laconicamente. Come vuoi, nel sistema di classificazione temporale dell'umanità. Non si preoccupi, non c'è bisogno di portare con sé alcun bagaglio. Si consideri una passeggiata in un parco, anche se le assicuro che la posta in gioco è molto più alta, aggiunse in tono scherzoso. Non capisco perché non mi dici dove stiamo andando, ho insistito. Mi sembra naturale che io debba almeno saperlo, non credi? Mi piace il mistero, mi attraggono le situazioni insolite, ma in questo caso penso che dovrei conoscere alcuni fatti. Ci sono misteri e misteri, rispose il lama. Alcune cose devono essere rivelate al momento giusto, altrimenti l'intera azione potrebbe essere compromessa. Ciò può essere dovuto alla mancanza di controllo delle emozioni e degli afflussi mentali, che porterebbero l'essere ad agire in modo caotico. Anche se avete appreso molti aspetti iniziatici e anche se finora vi siete confrontati con realtà molto scioccanti per l'uomo medio, non mi sembra che siate ancora pronti a sapere in anticipo ciò che accadrà tra pochi giorni. Per questo vi ho chiesto di avere piena fiducia, perché la vostra esperienza sarà molto intensa. Una cosa è leggerne nei libri o sentirne parlare per sentito dire, un'altra è viverla personalmente. State tranquilli, noi saremo con voi. Non avete nulla da temere. Re Passundi mi stava preparando in un modo che solo la tranquillità e la calma non portavano nel mio essere. Penso che l'incertezza mi darà più spunti di riflessione che se sapessi cosa mi aspetta, dissi timidamente. Naturalmente potrei dirvi il motivo del viaggio, ma questo è un caso molto particolare e deve essere trattato con molta attenzione. Ci sono diverse ragioni per cui è giusto farlo. In primo luogo, questa linea d'azione mi è stata suggerita come la più adatta. Inoltre, ci sono forze inquietanti che verranno a conoscenza dell'intenzione del nostro viaggio e vorranno impedirlo a tutti i costi. Devo occuparmi di questi aspetti e proteggere l'azione. Tra l'altro, questo è il motivo principale per cui sono accompagnato dallo Yidam, che in condizioni così pericolose è un importante fattore di stabilizzazione. Ma avete detto che lo Yidam non è una vostra creazione. Allora come ha fatto ad avvicinarsi a te? Se dovessi rispondere a questa domanda in modo dettagliato, dovrei rivelarvi il motivo del viaggio che stiamo per fare. Ma vi darò solo un'idea generale per tranquillizzarvi. Stiamo andando in una certa zona dei Monti Apuseni, dove incontrerete una persona. Tuttavia, anche questo avverrà in condizioni particolari. Vedrete e capirete tutto al momento giusto. Questo Yidam ha una ricca esperienza del piano terrestre e gli è stato chiesto di accompagnarmi in questa missione. Ma dovete sapere che non è la prima volta che mi aiuta in ciò che devo compiere sulla terra, ha aggiunto Re Passundi, guardando verso l'alto verso lo Yidam che rimaneva immobile, fissando con occhi spalancati un punto immaginario in lontananza. Se avete preso queste precauzioni, allora è possibile che ci siano problemi in futuro, ho pensato ad alta voce. Sì, l'ho già detto. L'incontro che state per fare è molto particolare e comporta alcuni spostamenti spazio-temporali che possono costituire delle brecce per alcune forze avversarie. Se non c'è una protezione solida, possono disturbare il fenomeno e impedirne il regolare svolgimento. Tuttavia, vi ripeto che non dovete avere paura, perché sarete protetti. Mi chiesi quanto le parole di Re Passundi mi avessero rassicurato. Il mio corpo tremava impercettibilmente per la profonda emozione, ma anche per l'impazienza di scoprire cosa si nascondeva davvero dietro quel mistero. Chi avrei incontrato? Perché tutte queste fasi intermedie? Quale strano fenomeno sarebbe accaduto e chi lo avrebbe prodotto? Invece di questi dilemmi, chiesi a Re Passundi qualcos'altro. Sinceramente non capisco perché devo affrontare questi problemi. Ho appena iniziato il cammino della spiritualità, eppure la mia conoscenza ha molte lacune. È vero che sono stato testimone di alcuni eventi straordinari, ma per quello che mi state dicendo e per quello che sento arrivare in futuro, non credo ancora di essere la persona giusta per questo lavoro. Il lama rispose in tono molto serio. La tua osservazione è autoassolutoria e mostra un ego nascosto di cui forse non ti rendi nemmeno conto a questo punto. Perché ti interessa che non sai molto di ciò che sta per accadere?
Se ora dicessi, hai ragione, forse non ho valutato bene la situazione e mi rendo conto che non puoi farcela perché non sei sufficientemente preparato. Component placement, pensi che saresti contento? Pensi che lo accetteresti immediatamente e andresti a casa, felice di esserti liberato di un peso che ti opprimeva? Ti assicuro che questa non sarebbe la tua reazione interiore. Alla fine ti sentiresti addirittura frustrato e ti pentiresti di aver anche solo flirtato con questa proposta. Ecco perché è bene esprimere sempre ciò che si pensa davvero, nel profondo del cuore. Perché solo questo ha valore, solo questo ha davvero potere e impatto sugli altri. Lascia gli artifici comportamentali e verbali a coloro che non sanno queste cose. Col tempo anche loro si risveglieranno a una realtà più profonda e allora insegneranno agli altri come fare la cosa giusta. Sii certo che se sei stato chiamato a questa azione non è un caso. Ci sono, ovviamente, delle motivazioni molto nascoste che riguardano il tuo essere e che ora non conosci, ma giustificano tutti gli ingranaggi che sono stati innescati per facilitare la situazione attuale. Sii dunque umile in modo sincero e non solo per finta, perché in questo modo diventerai puramente intangibile alle influenze negative. Dopo questa doccia fredda, che ammetto non mi aspettavo, ho deciso di essere molto più attento a ciò che sento, penso e dico. Analizzandomi attentamente, mi sono accorto che il lama aveva assolutamente ragione e che io, pur essendo stato apparentemente sincero in ciò che avevo detto, avevo intenzioni più profonde che non corrispondevano del tutto a ciò che avevo detto. Mi rendo conto che la vera lotta per raggiungere la perfezione avviene all'interno, nel nucleo e nella profondità della mente e dell'anima. Anche gli aspetti o le tendenze apparentemente insignificanti e dannose, che per gli altri fanno parte del loro comportamento naturale e quotidiano, devono essere attentamente identificati ed eliminati. Nessuna macchia è ammissibile se si vuole davvero essere perfetti, ma si tratta di situazioni semplici che, se c'è interesse e buona volontà, possono essere risolte molto rapidamente, ha spiegato ancora il Lama. I veri problemi sorgono invece quando l'uomo crea grandi abitudini negative. Le esperienze spiacevoli della vita fanno nascere nella maggior parte delle persone sentimenti ed emozioni negative e inferiori, come l'odio, la cattiveria, la rabbia o la vendetta. Per gli ignoranti, la persistenza di questi stati attira automaticamente verso i mondi o piani inferiori che esistono nell'universo. Questi sentimenti ed emozioni negative sono come semi che l'uomo semina nella sua anima e che, naturalmente, daranno i loro frutti. Sapete bene che se si semina vento, si raccoglie tempesta. O, per capire meglio, non si può seminare un campo con semi di erbacce e aspettarsi un ricco raccolto di grano. È impossibile che si semini odio, discordia, malizia e poi si raccolga qualcosa di buono e armonioso. Supponiamo che abbiate appena lavato la vostra camicetta, che ora è immacolatamente bianca, e che siate usciti per una passeggiata in città. Tuttavia, notate che è rimasta una macchia nera di tintura, che stona con l'aspetto impeccabile del tessuto. Potete dire di essere soddisfatti e di aver raggiunto la perfezione nella pulizia di quella camicetta? Pensate che gli altri non noteranno la macchia nera sulla camicetta? Al contrario, essa risalterà maggiormente sul candore immacolato dell'indumento e li colpirà in modo sgradevole. Più una persona si evolve e si avvicina alla perfezione, più deve essere attenta e responsabile delle sue azioni, anche le più insignificanti. Se quell'osservazione, azione o tratto caratteriale fosse stato di un uomo comune, non avrebbe attirato molta attenzione, perché avrebbe fatto parte di un insieme comune e allo stesso tempo inferiore che caratterizzava quell'uomo. Non si sarebbe distinto affatto. Ma così, nel caso di un saggio o di un santo, un errore, per quanto piccolo, assumerà presto proporzioni mostruose agli occhi degli uomini comuni. Ecco perché vi dicevo che l'evoluzione spirituale comporta la necessità di essere responsabili e di eliminare tutte le scorie delle esperienze e delle manifestazioni grossolane e inferiori che sono comuni alla maggior parte delle persone. La perfezione è difficile da raggiungere, ma poi la realizzazione è totale e la ricompensa è infinita. Re Pasundi si fermò
e guardò il suo orologio da polso. «È molto tardi», ha detto. «Credo sia ora di salutarci perché ci sono alcune cose da sistemare prima di partire». Elinor mi chiese poi di fermarmi per la notte nella sua villa, ma dopo averci pensato un po', rifiutai gentilmente. Volevo analizzare con calma tutti gli aspetti di quella giornata memorabile, che mi aveva segnato profondamente, e sentivo anche il bisogno di tornare a casa. Avevo 2 giorni di tempo per riflettere sull'accaduto e organizzare la partenza. Fu deciso che il terzo giorno, molto presto, saremmo partiti per la destinazione del nostro viaggio, di cui all'epoca avevo solo una vaga idea. Dai pochi accenni che avevo ricevuto da Re Passundi, mi resi conto di 2 cose importanti, che stavano per verificarsi fenomeni insoliti, che potevano essere accompagnati da manifestazioni a noi sfavorevoli, e che, qualunque cosa pensassi di questa azione e del suo impatto su di me, la soluzione migliore era accettarla nella sua interezza. Speravo con tutto il cuore di essere all'altezza delle aspettative di Re Passundi. In privato, gli eventi che ho vissuto in quel viaggio mi hanno scosso così profondamente che in alcuni momenti i miei sensi hanno smesso di funzionare e non sapevo se ero morto o ancora vivo. Ma sono stato aiutato a superare le emozioni molto intense che ho provato in quel momento e ad acquisire una visione molto più ampia della realtà fenomenica, sia fisica che sottile. Mi alzai dalla poltrona per salutare Re Passundi e mi inchinai allo Yidam, che mi guardò gentilmente. Ma mentre Elinor ci conduceva lungo il corridoio verso l'uscita, notai che l'enorme corpo dello Yidam diventava sempre più trasparente, fino a scomparire completamente in pochi secondi. Allora il lama mi spiegò che lo Yidam aveva un compito da svolgere, che richiedeva la sua presenza altrove. Dopo aver definito alcuni dettagli dell'incontro che si sarebbe tenuto fra 3 giorni, ci salutammo tutti e 3, ma io rimasi ancora un po' con Elinor, che mi chiese di aspettarlo. Arrivò presto e mi diede un orologio da taschino, che dall'aspetto sembrava molto consumato. Era del mio antenato e ha quasi 300 anni. Nel medaglione è inciso il suo volto. È esattamente come l'ho conosciuto quando l'ho incontrato a Bruxelles. Guardai il quadrante inciso, che raffigurava un giovane distinto con i capelli lunghi e il lavalier. L'orologio, molto vecchio e consumato, era una prova vivente di tempi ormai lontani, e il suo tocco mi fece sentire il sottile brivido di mistero che avvolgeva la figura dell'incisione. Tutto il mio essere si riempì allora di nostalgia per i tempi lontani e remoti di cui quell'uomo era stato testimone. Ringraziai Elinor per il suo gesto e la salutai. Poi uscii nella lunga strada deserta, mentre cadevano i primi spruzzi di pioggia. Sebbene mi aspettassi di vedere ancora la sagoma di Re Passundi stagliarsi lungo la strada, mi accorsi che era inspiegabilmente scomparsa. Rifiutandomi di analizzare ulteriormente questo nuovo enigma, mi avviai alacremente verso il magico futuro che mi attendeva con impazienza. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.